A partire dal 27 luglio, e cioè ieri, è divenuto possibile per chiunque registrarsi al registro pubblico delle opposizioni, il cosiddetto RPO, grazie al quale per l'appunto chiunque, una volta registratosi ed inserito il proprio numero di cellulare, potrà ufficialmente opporsi a quelle continue martellanti chiamate dei call center, ma non solo, perché infatti è possibile anche andare ad inserire il proprio indirizzo mail di modo da porre fine una volta per sempre a quella valanga di spam che riceviamo puntualmente ogni singolo giorno. Tuttavia, perché c'è un tuttavia, e sapete benissimo che il vecchio doc si scatena solamente se alle spalle c'è un qualche barbatrucco all'italiana, e qui in mezzo ce n'è uno, ed è anzi bello corposo, un tuttavia bello ciccione, del quale però stranamente non si sta parlando adeguatamente e che anzi non sembra interessare fondamentalmente Anima Viva, quando in realtà dovrebbe tipo essere totalmente il contrario. Ma di fatto non c'è nulla di cui stupirsi, siamo in Italia, l'unico paese che ha forma di stivale per meglio prendere i suoi abitanti a calci nel Ma andiamo per gradi. Che cos'è questo registro? Come ci si iscrive? Ha un costo? Ma soprattutto, qual è il barbatrucco? Ne parliamo nei prossimi minuti in questo nuovo video targato IT Support. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. E altrettanto non dimenticatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì ore 12:30. Stavolta ce l'avevamo quasi fatta, gente. Eravamo a tanto così da riuscire a ribelarci una volta per sempre di quei maledetti piantagrane che giornalmente ci chiamano proponendoci le peggio offerte, peraltro tutte quante utili quanto un buco del sul gomito, ma come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno, perché anche questa volta poteva essere, ma non è. Scherzi a parte, non è una schifezza totale, ha dei punti veramente molto interessanti e credo che già soltanto il suo intento di fondo possa essere pienamente condiviso ed apprezzato da credo chiunque, forché ovviamente i call center medesimi, questo si intende. Ma che cosa cambia con la messa in atto di questo RPO? Cerchiamo di fare un breve riepilogo. Come dicevamo all'inizio, a partire dal 27 luglio tutti gli operatori di telemarketing che svolgono la propria attività via mail o telefono, prima di contattare qualsivoglia cliente o utente, chiamiamolo come preferite, dovranno tassativamente controllare le liste contenute all'interno del registro pubblico delle opposizioni e, qualora al loro interno andassero a trovare appunto i contatti di quel determinato cliente, sia esso il numero di telefono, la mail, entrambi oppure soltanto uno, dovranno provvedere istantaneamente a cancellarlo dall'interno del proprio database, pena una multa davvero salatissima che manco vendendo un rene al mercato nero riuscirebbero a saldare, ovvero fino a 20 milioni di euro oppure il 4% del fatturato. Tanta roba, stupore, no? E qui a onor del vero bisogna far presente che questo registro all'RPO esisteva già dal 2010, ma limitatamente alla sola telefonia fissa, la quale, come ben sapete, sta andando rapidamente a morire in favore di quella mobile, perdendo quindi la sua funzione primaria. Da ora però che è possibile andare ad inserire anche il proprio numero di cellulare o mail, le cose cambiano, tutto cambia, anche se... Ecco il nostro tuttavia, perché questo aggiornamento non andrà a cambiare le cose in maniera netta e drastica, ma sarà quanto più mitigato, temperato da una serie di limitazioni sia legali che spaziali. Ma ne parliamo tra un attimo, perché prima voglio chiarire un altro paio di punti relativamente a questo argomento. Io personalmente ho già provveduto sia con la mail che con il numero di cellulare ed altrettanto ho fatto anche con i contatti della mia ragazza, la quale guardando questo video sarà senza ombra di dubbio la prima cosa che si domanderà: conosco i miei polli, per cui mettiamo le mani avanti. Iscriversi è semplicissimo, gratuito ed è possibile avanzare richiesta praticamente in qualsiasi modo, via telefono, mail, fax oppure anche banalmente compilando un form apposito presente sul sito ufficiale del registro pubblico delle opposizioni, il quale, se sarò così bravo, vi lascerò qui sotto in descrizione. Entro 15 giorni da quando avrete inserito i vostri dati all'interno del registro pubblico delle opposizioni verranno automaticamente bloccate tutte le chiamate e le mail a voi destinate per finalità di marketing, in quanto, come abbiamo detto prima, i call center hanno l'obbligo tassativo di verificare i contatti, i nomi scritti all'interno delle liste dell'RPO.
Ma allora, dove sta questo tuttavia ciccione quanto Jabba the Hutt? E per quale ragione il registro delle opposizioni potrebbe rivelarsi un flop? Sarà mica stato il mio un titolo clickbait? Bella domanda, ma no, tranquilli, non era un titolo clickbait, è tutto vero. E adesso vi vado a spiegare il perché. Anche se i nostri dati si trovano all'interno del registro delle opposizioni, infatti è oltremodo possibile che nell'arco degli anni, nell'arco del tempo, abbiamo dato il consenso, accettato contratti circa la gestione dei nostri dati personali. E prima che pensiate mai accaduto, sappiate che mi sto banalmente riferendo a tutti quei forum, siti o quant'altro dove al momento dell'iscrizione avete cliccato su acconsenti al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di marketing diretto e indiretto attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto. E quindi è esattamente come Facebook. Ecco, in tutti questi casi l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni non avrà effetto, in quanto non sarà in grado di annullare l'adesione a questo tipo di contratti. Pertanto starà a noi stessi, a noi in prima persona, riaccedere ad ogni sito dove abbiamo dato questo tipo di autorizzazione e chiedere di cancellarla. Fermo restando però che ce li ricordiamo tutti quanti, la qualcosa per uno come me che non si ricorda manco dal naso alla bocca è abbastanza complesso, seppur in effetti ci sia abbastanza strada tra uno e l'altro. Inoltre c'è poi un secondo problema, ovvero che il garante della privacy ha sottolineato come oltre il 40%, attenzione, oltre il 40% degli operatori attivi nel settore telemarketing siano o abusivi e quindi collegati indirettamente ad altre società oppure localizzati all'estero. Ambedue scenari che andrebbero nuovamente a vanificare gli effetti del registro pubblico delle opposizioni, rendendolo di fatto utile quanto un pettine per un pelato. In ogni caso, gente, qualcosa è stato fatto, magari non tantissimo, ma pur sempre qualcosa. E se volete sapere come la questione andrà ad evolversi in futuro, non avete che da iscrivervi al canale, spolliciare il video e condividerlo con tutti i vostri amici. Io sono Doc, questo è IT Support e il video di oggi era più che altro un'informativa per rendervi consapevoli di qualche retroscena di questo nuovo progetto denominato Registro Pubblico delle Opposizioni, il quale negli ultimi mesi sta facendo largamente parlare di sé, anche se in alcuni casi in maniera poco trasparente. Ma ditemi voi che cosa ne pensate di questo RPO? Vi sfagiola come progetto oppure no? Siete già iscritti oppure no? Avete intenzione di farlo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Noi ci vediamo come sempre giovedì prossimo alle 12:30, non cambiate canale.